Non amo particolarmente i supereroi. Diciamo che li rispetto, talvolta li ammiro, ma forse per un fatto generazionale. Io sono ancora innamorato della mitologia, cioè una volta della mitologia o della storia, anche la storia leggendaria, una volta che sei cresciuto con le gesta di Ercole, di Giasone, di Ulisse, di Orazio Coclite, di Muzio Scevola che metteva la mano sul braciere e se la lasciava bruciare, o di Scipione o di Annibale che conquistavano il mondo, è chiaro che i supereroi mi danno un sapore un po', come possiamo dire, di dilettanti, quasi di persone che vengono fuori proprio perché si è persa la memoria di questi antichi grandi eroi. Quindi li apprezzo, li ho ammirati da bambino, li ho seguiti, però man mano che diventavo grande, mentre i miti della letteratura, i miti della mitologia continuavano ad affascinarmi, i supereroi hanno cominciato ad affievolire il loro fascino. Tuttavia il Cavaliere Oscuro o Batman, ci sono personaggi che hanno dei sapori, soprattutto i cattivi, Joker, sono di grande suggestione, però è chiaro che il gioco è sempre quello eterno. Quindi l'eterno gioco che già abbiamo visto migliaia di anni fa e che abbiamo ripetuto nella Bibbia, nell'Iliade e nell'Odissea e in tutte le mitologie. Diciamo che gli americani, mancando di un entroterra, di un retroterra mitologico, se li sono creati e hanno fatto bene perché hanno riempito di suggestione il mondo, prendendo proprio spunto dai vari eroi mitologici e quindi abbiamo questa versione moderna. Tuttavia, al di là di questa panoramica della situazione, Glass, l'ultimo film di Night Shyamalan, è un film molto interessante perché il supereroe lo confina nel quotidiano. Quindi c'è un'evoluzione incredibile rispetto al supereroe classico, al Superman, a Batman, che sono praticamente indistruttibili, invincibili. Anche loro sono indistruttibili e invincibili, ma sono preda della società. Cioè, per la prima volta la società è in grado di coercizzare, di imprigionare i poteri dei supereroi. Sotto questo aspetto, la crisi dei supereroi di questo regista, che già l'avevamo vista in Unbreakable e che l'abbiamo ripetuta ancora in Split, è di grande suggestione perché annuncia un processo di disgregazione che tuttavia salva il nocciolo del personaggio, l'eroismo, ma gli conferisce un lato umano, una disperazione, una paura, un modo di approcciarsi agli altri che diventa sempre più difficile e impressionante, soprattutto nel personaggio che viene interpretato da James McAvoy, che sarebbe la bestia, l'orda, cioè lo psicopatico che ha 20-25 personalità dentro di sé che si accavallano e che lo costringono o a essere bambino, a uccidere o a essere un demone. Ecco, in questo personaggio sembra che ci sia una radiografia della nostra società e sotto questo aspetto l'analisi del film è interessante e la lotta fra i tre che sono tutti e tre chiusi in manicomio, per cui la cosa suggestiva è proprio questa, cioè la società si difende prendendo per pazzi coloro che sono supereroi, ma che la società crede che siano degli psicopatici che credono di essere dei supereroi. Quindi questo passaggio è come se fosse la società che riflettesse su se stessa in uno specchio e si interrogasse esistono o non esistono i supereroi. Questo fatto gli antichi greci non ce l'avevano perché avevano l'Olimpo in cui collocavano i loro eroi, i romani uguali, avevano una situazione straordinaria di leggende, di con Romolo, con questi eroi che ho citato prima, e quindi vivevano tranquillamente, mentre invece noi siamo costretti a convivere con questi supereroi. Perché? Perché è il fantasma di una mancanza di originalità che ci perseguita. Noi vorremmo essere dei supereroi perché vorremmo contare qualcosa in questo immenso formicaio che ci circonda, dove non facciamo altro che entrare e uscire da metropolitane, entrare e uscire da uffici, mangiare e dormire, visitare i supermercati. In tutto questo sentiamo che c'è come un dramma di formiche che vanno avanti, lavorano, neanche api, formiche chiuse in una specie di buio mondo. Ecco, il supereroe
è colui che riesce a evadere, colui che riesce a volare via, e per questa ragione lo desideriamo e per questa ragione lo ammiriamo. Nel film ammiriamo Bruce Willis, che è questo supereroe quotidiano e che in realtà è una persona per bene semplicemente, con questi poteri di cui si è accorto e che lo fanno una specie di custode della città. E dall'altra parte c'è invece Samuel Jackson, il quale è l'opposto, è il cattivo, è colui che ha creato disastri e ha ucciso persone soltanto per cercare il suo opposto. Se lui è così fragile, come lo è l'uomo di cristallo, è Glass, è l'uomo di vetro, ha una malattia ossea per cui se cade si rompe le ossa si fratturano in vari pezzi. Bene, lui ritiene di avere questo potere mentale e questo difetto fisico e quindi crede di poter trovare il suo equivalente, opposto chiaramente, il suo opposto assoluto, proprio in Bruce Willis. E quindi da questo momento in poi inizia questa gara tremenda con un Jolly che è la bestia, che è il demone, che è la persona che ha dentro di sé 20 individui pronti a fare qualunque cosa. È chiaro che questo film ha delle reminiscenze, noi ammiriamo questo regista perché è l'autore del Sesto Senso ed è un film che mi è piaciuto particolarmente, anche se c'è qualcosa di Stephen King, e quindi ritroviamo sempre quest'area sospesa fra la paura e il quotidiano, tra la leggenda e lo spicciolo giornaliero. C'è questa atmosfera sospesa di cui questo regista è maestro. Il film è sotto certi aspetti forse un po' verboso, un po' eccessivo, cioè riposa troppo su questi effetti di questi personaggi survoltati, ma tuttavia il suo messaggio è chiaro ed è interessante. Noi dovremmo cercare di vivere la nostra vita sentendoci dei supereroi nel cuore, non soltanto nel fisico o nella mente. Grazie.